Mamma mia. Madonna, senti come picca. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulle microgreen. Nel video precedente abbiamo imparato le basi ed abbiamo visto i vari metodi che possiamo utilizzare a casa per coltivare le nostre microgreen. Oggi invece andiamo a conoscere il nostro Power Team. Abbiamo il girasole per la sostanza, il crescione per il benessere e il ravanello per la velocità. Questi non sono solo una decorazione, ma sono un vero e proprio concentrato di nutrienti che andranno a cambiare il vostro modo di mangiare. In meno di 10 giorni passeranno dalla mensola alla vostra tavola. Andiamo a vedere come. Iniziamo preparando i substrati. Io ho utilizzato un normale terriccio da semina. I semi di crescione e ravanello possiamo stenderli direttamente sul nostro substrato inumidito, mentre quelli di girasole li lasceremo a bagno per circa 8 ore per ammorbidire il tegumento del seme. Qui io ho fatto un piccolo errore perché il seme di girasole sarebbe meglio interrarlo leggermente. Inumidiamo leggermente i semi di crescione e ravanello e copriamo per favorire la germinazione. In 48 ore assisteremo a germinazione e a emergenza. Al quarto giorno i nostri germogli saranno quasi completamente formati. Purtroppo per il girasole ci è voluto un po' più di tempo. Ma perché dovresti mangiare queste foglioline al posto della tua insalata? O meglio, aggiungerle ai tuoi piatti preferiti? Beh, sostanzialmente perché la scienza ci dice che sono un concentrato di vita. Un articolo del Journal of Agricultural and Chemistry ha dimostrato come le microgreen possiedano fino a 40 volte in più gli elementi nutritivi della pianta adulta. Quindi sono un vero e proprio concentrato di elementi nutritivi. Andiamo a conoscere bene le caratteristiche del nostro Power Team. Partiamo dal ravanello. Il ravanello non è solo piccante, ma è un'incredibile fonte di vitamina C e di isotiocionati. Questi ultimi sono dei composti solforati che aiutano il fegato nel suo naturale processo di disintossicazione. Per quanto riguarda la vitamina C, invece, è come prendere un integratore. La sola differenza è che è molto più buono. Oh, il nostro crescione! Piccolo, ma con un grande carattere, è una delle fonti vegetali più ricca di vitamina K. La vitamina K è fondamentale per fissare il calcio all'interno delle ossa e per la salute del nostro cuore. Inoltre, essendo abbastanza ricco di iodio, dà una sveglia al nostro metabolismo. Poche foglie di questo nel tuo sandwich e hai soddisfatto il tuo fabbisogno naturale di vitamina K. Passiamo ora al girasole. Qui abbiamo la sostanza. Se cerchi una proteina di origine vegetale di qualità, beh, questo è il re. Sebbene non sia una proteina completa come quella di origine animale, il germoglio di girasole è ricchissimo di BCAA, ovvero aminoacidi a catena ramificata, e di vitamina E. Questi sono fondamentali per il recupero muscolare e per proteggere le cellule dallo stress ossidativo. È il microgreen perfetto per chi svolge attività fisica ed ha una dieta plant-based. La domanda è: come li mettiamo nel piatto senza rovinare queste proprietà? Perché la parola d'ordine è mai cuocerli. Vediamo come li possiamo utilizzare. Potete utilizzare le microgreen semplicemente in un'insalata o per arricchire i vostri sandwich preferiti. Possono migliorare un semplice pezzo di pane con il formaggio e sono molto interessanti per spezzare la dolcezza di una qualunque vellutata, in questo caso una vellutata di zucca. 3 varietà, una settimana di tempo, anche se il girasole si è preso un po' più di una settimana. Aspetti nutrizionali e possibilità di utilizzo. Spero che queste informazioni possano tornarvi utili, spero che il video vi sia piaciuto. In ogni caso fatemi sapere nei commenti se avete già provato queste varietà o se le proverete. A questo punto io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi dico alla prossima. Ciao!